c'è nel muso del treno. È stato solo un colpo di fortuna. Sergio Morello è sempre stato fortunato. Ha più cervello del fratello, poco ma sicuro. Lo prenderemo, capo. No, non è più roba vostra. Non è destino che lo ammazziate. Ci penserà l'uomo che ha fatto fuori Ghilotti. Tommy è il terrore di tutti i politici. Secondo me riuscirà a inchiodare Sergio. Cosa dovrei sapere su questo tipo? A parte il fatto che ha più botte di culo che anima. È la maggior fonte di guadagno di Morello. Controlla i sindacati. Questo significa che governa i porti e ha la possibilità di tassare tutto ciò che arriva in città. Facendolo fuori, spazzeremo via gran parte dei guadagni di Morello. Qualche idea per arrivare a lui? Giusto per non finire come questi due. Certo, farlo saltare in aria. Una cosa artigianale. Collegalo al motorino di avviamento sotto la macchina e appena gira la chiave diventa una torcia umana. Il trasporto è sicuro? Non farla cadere, non scuoterla e non fumare. Sì, è sicuro. Boom! Fallo fuori, Tommy. Per i picciotti che ha ucciso. E per il denaro che ci ha tolto dalle tasche. Me ne occupo io, capo. Non verrebbero mai qui. Un tempo li frequentavo. Se Morello si sveglia con la voglia di andarci giù pesante, lo fa. Io dico che non lo fa. È uno che segue l'istinto. E se c'è una cosa che ha... From the news desk of WLH 570, a special report on crime in our city. It had been hoped by lawmakers and the general public alike that the end of Prohibition would cut off the mob's air supply. But 2 years since the repeal of the 18th Amendment, it seems to have merely added fuel to the conflagration of crime that engulfs the country. It would appear that removing the conditions that created a new type of virulent gangsterism is not going to remove the problem. The criminal empires that amassed such wealth and power in the last decade and a half are simply too powerful, too deep-rooted to simply be swept away. The more established of these organizations are consolidating their power. The competition between them continues to bring violence and bloodshed into the public square. We saw this in Empire Bay with the Vinci Moretti War that ended in the car bomb killing of mob boss Tommaso Moretti. Gangs such as the Vinci family are now, in many cases, highly sophisticated, well-organized international operations. They owe their success to their brutality and to the many lawmen and legislators in their pockets. Yes, don't allow yourself to be mistaken. The mob may be the instigator, the driving partner, but the corrupt politician or the dirty cop is the facilitator, and both roles must be played for organized crime to flourish. I've heard it mentioned in certain newspapers that the upward trajectory of the economy would quell the mob's opportunities to exploit police and lawmakers. That, sadly, doesn't appear to be the case. Those engaged in corruption are not doing so to put food on the table. City officials and public servants earn more than most, and did so even at the height of the Depression. So that, frankly, does not wash. Plenty of people far worse off live without sin. As we have seen in Lost Heaven, standing up to the mob can be a dangerous game. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities attest to that. What are our state and federal governments doing to ease public concerns? What can we expect from J. Edgar Hoover and his BOI, now renamed the Federal Bureau of Investigations? Are we truly powerless in the face of such callous disregard for human life? We shall let you know if we ever receive answers to these questions. This concludes our special report. Ecco, deve essere l'auto di Sergio. Come faccio a passare? Sei perso? Devi smammare. È inutile nascondersi.
farmi controllare. Sì, torno prima di cena. Nel fine settimana andiamo a ballare. Possiamo lasciare la bambina con tuo padre. Sì, sono qui. Oh, Cristo. Ehi! Ferma! Oddio! Oh mio Dio! Oddio! Tommy, che sta succedendo? Andiamo, rispondi. Vinny. È stato un disastro. Ehi, devi riprenderti, Tom. Quello che è successo è successo. Non possiamo farci più niente. La fortuna di Sergio è agli sgoccioli. Ma di che cosa stai parlando? Sam e Paul l'hanno trovato. Al ristorante di George, al di là della città. Devi raggiungerle, Tom, corri. Ok. Now, for a news report. And the biggest story of the day is that the chief of police admits his men have yet to apprehend any suspects in the brazen public assassination of City Councilor Roberto Gilotti. Gilotti was gunned down while giving a speech at his own birthday party aboard the paddle steamer Lost Heaven Fleet. According to eyewitness reports, the assassin made a daring escape by motorboat, aided by a number of associates, all under the cover of a lavish fireworks display. The public nature of the slaying, as well as the degree of professionalism with which it was carried out, have led some to speculate that Gilotti was the latest public servant to become a victim of the epidemic of mob violence currently as... Tom, stai bene? Sì, l'autobomba mi è andata male. Ne parliamo più tardi. Adesso occupiamoci di quel bastardo. Andiamo. Che diavolo? Abbiamo un messaggio per te dal signor Salieri. No! Vedete sti buffoni? Prima ammazziamo te e poi tu venite subito qui. Forza, Tom, e poi fuori questi stronzi. Buon appetito! Arrivano le nostre specialità. Passare da lì, Tom. Sergio sta scappando! Tom, dobbiamo prendere Sergio! È scappato dal retro! Portatemi subito via! È scappato! Vai, picchialo, Tommy! Andiamo! Torniamo alla macchina e raggiungiamoli prima che quell'idiota si faccia ammazzare!